Oggi parliamo di mente conscia e di mente inconscia e di come agiscono sui nostri pensieri e sulle nostre azioni. Riprendo qui il concetto di pensiero positivo per arrivare poi a sviluppare il concetto appunto di mente conscia e inconscia relativa alla legge di attrazione. Quindi facciamo un brevissimo ripasso aggiungendo qualche dettaglio. Ti consiglio nel frattempo, se ti è sfuggito, di guardare il video che appare nella scheda in sovraimpressione, cioè il video precedente dove appunto parlavamo del pensiero positivo. Riprendo questo concetto perché è fondamentale e davvero importante sia per la confusione che si è creata negli anni, sia per la fondamentale utilità del pensiero stesso come frutto dell'azione mentale, che induce quindi alla formazione di nuove sinapsi e anche di azioni diverse. Come tutte le idee e i concetti quando vengono divulgati su larga scala, hanno maggiori fraintendimenti, maggiori manipolazioni e sfruttamenti per scopi egoici. Quindi da una soluzione ai problemi è diventato un motto per smettere di agire miratamente in direzione del proprio obiettivo, nella convinzione che tanto basta pensare positivo e tutto si risolve, cosa assolutamente errata. Pensare positivo è porre attenzione su una parte, tralasciando le informazioni che arrivano invece dai cinque sensi. Abbiamo detto come la macchina biologica sia costituita principalmente da tre corpi: il fisico, l'emotivo e il mentale. Pensare positivo è ascoltare le informazioni che giungono alla mente, dimenticando però quelle che arrivano dalle emozioni e dalle azioni che vengono poste in essere in quel preciso istante. Ormai dunque ci è chiaro che il pensiero positivo è solo uno degli elementi che agisce sulla legge di attrazione. Per semplificarne il concetto è come dire che è il disegno della casa ma non la casa stessa. Pensare dunque è il risultato dell'azione mentale. Quando questa è forzata, quel pensiero consapevole rimane solo per qualche secondo. Dopodiché invece interviene il subconscio per far svolgere l'azione meccanica mentale, che è molto più economica, e così ci facciamo sopraffare dai pensieri invece di gestirli noi. Voglio però ora scagliare anche una freccia a favore del pensiero positivo, perché è l'elemento che accende l'immaginazione corretta dell'obiettivo. Immaginando, attiviamo i cinque sensi informativi che respingono a un'azione mirata. Ora, approfondiamo tutto questo. Quindi, come agisce la nostra mente? La perfezione della mente umana è straordinaria. Ha una dote cosiddetta trinitaria: conscia, subconscia e superconscia. Il subconscio permette quella che noi chiamiamo sopravvivenza. È infatti costituito dalle memorie, dalle credenze, dai condizionamenti, dall'istinto di sopravvivenza, dalle informazioni che ci appartengono, ma anche quelle che ci siamo attribuiti pur appartenendo ad altri. È suggestionabile, è ipnotizzabile e con un ragionamento di tipo infantile, è quindi modificabile. La mente conscia è la parte che si rifà invece al libero arbitrio ed è dotata di ragionamento induttivo, di volontà ipnotica, ma non è ipnotizzabile, è priva di memoria e comunica quindi con il subconscio per accedere alle memorie che le servono in quel momento. Il superconscio invece, conosce tutto e al quale accediamo per realizzare noi stessi conoscendo i nostri talenti. Quindi ci guida, ma mai ci fornisce risposte. Andiamo quindi ad analizzare la natura trinitaria dell'inconscio, e per inconscio noi intendiamo sia il subconscio sia il superconscio, che sono insieme quel famoso 95% di cui abbiamo parlato nel precedente video. L'inconscio è tutto ciò che è nascosto alla coscienza umana personale. Ha quindi una natura trinitaria, come dicevamo poco fa: individuale, collettivo e distintuale. L'inconscio individuale è l'insieme di tutte le memorie e le esperienze personali dal momento del concepimento fino all'istante presente. È quindi quello che ha
forgiato la personalità e stabilisce chi siamo nel momento presente, sia a livello fisico, sia per quanto riguarda le nostre emozioni che proviamo e ovviamente anche i pensieri che facciamo, oppure da quelli da cui ci facciamo pensare. L'informazione spinge ad agire o reagire tramite quella che noi chiamiamo associazione di idee. L'inconscio collettivo invece si rifà agli archetipi, alle informazioni e ai messaggi oggettivi. Gli archetipi sono i modelli originali dai quali poi tutto deriva. Fanno parte dell'inconscio collettivo anche i simboli, ovvero tutto ciò che noi mettiamo insieme per convenzione. L'inconscio istintuale invece è l'insieme di tutti gli impulsi di tipo animale che si rivelano indomabili e generano emozioni che inducono ad avvicinarci per gioia o allontanarci per dolore. Istinto e impulso hanno permesso all'essere umano la continuazione della specie. L'impulso è utile alla sopravvivenza, l'istinto alla vita. Ed è su quest'ultimo che ci dobbiamo focalizzare per attivare le frequenze di realizzazione della nostra vita, per come la vogliamo. Concludo qui la trattazione sulla mente e sull'approfondimento del pensiero positivo. Come al solito, ti invito a scrivere nei commenti le domande e le perplessità per parlarne poi in un video successivo. E a tal proposito voglio analizzare il commento di Andrea Benzi che ha messo nel primo video. Ciao Serena, la mia domanda è: secondo te, se fossimo esenti da credenze limitanti, paranoie, sensi di colpa, eccetera, con la legge di attrazione potremmo modificare e governare la realtà come vogliamo a nostro piacimento? O comunque abbiamo un percorso missione da fare e quindi più di tanto non possiamo fare? Lo considero un commento molto interessante. Nel momento in cui noi togliamo i nostri limiti, le credenze, i sensi di colpa, il giudizio, il lamento, ma tutto ciò che ci depotenzia, significa che abbiamo finalmente realizzato noi stessi. Quindi non ci facciamo più domande su cosa fare, perché le azioni corrette si sviluppano spontaneamente e tutto ciò che attiriamo ci soddisfa, perché abbiamo creato le vibrazioni che ci realizzano, indipendentemente da quello che è il nostro mondo esoterico, perché esso è divenuto esattamente la trasposizione materiale del nostro mondo esoterico. Ricordo a tutti che noi non attraiamo ciò che vogliamo, ma attraiamo ciò che siamo. Nel momento che togliamo i depotenziamenti sia mentali, sia emotivi, sia fisici, ciò che percepiamo è solo costruttivo in direzione dell'obiettivo o della missione o scopo. Grazie per essere stato con me. Ti auguro una felice giornata, ti invito di nuovo a commentare, a mettere le tue considerazioni, a mettere le tue domande e i tuoi dubbi nei commenti, così li possiamo trattare nei prossimi video. Grazie e buona giornata.